Qualche mese fa ho pubblicato un video sull'autosabotaggio dove vi raccontavo come me ne ero accorto, cosa volevo davvero cambiare nel 2026. Una delle cose che ho deciso di fare è iniziare un percorso con la psicologa. In questo video vedrete i primi 2 mesi e vi dico già che mi sono già stupito anch'io. Ciao! Ciao Luca, buonasera. Ciao! Com'è? Tutto bene tu? Dai, sì, tutto bene in generale. Quello che state per vedere è la prima e vera e propria seduta con la psicologa. Non è la prima volta in assoluto. Avevo già fatto un paio di incontri iniziali conoscitivi. Questa è quella dove la prima volta siamo andati veramente in fondo. State queste settimane, raccontami un po'. Allora, un po' travagliate. Addirittura. Sì, un po' travagliate, diciamo che alcune cose me le sono segnate, alcune me le ricordo, almeno te le racconto anche meglio, diciamo. Decidi tu da dove vuoi partire. Partiamo subito, direi da una delle prime. Non mi sembra che siamo visti il 23 o il 22 l'ultima volta. È stata una seduta abbastanza intensa. Mi ha fatto domande che io non mi ero mai fatto. Alla fine di tutto concordiamo una cosa però. Devo iniziare a dirlo a qualcuno. Non a tutti, a una persona sola. E già solo pensarci mi metteva ansia. Tu devi fare quello che tu pensi che ti faccia stare bene, cioè quello che vuoi fare, quello che comunque ti fa svegliare la mattina ed essere contento. Sì, è quello che vorrei che succedesse. Ma giustamente ora prima di andare avanti voglio spiegarvi perché ho deciso di iniziare questo percorso con la psicologa. Perché non è solo per la questione YouTube, ne avevo anche già parlato nel video dell'autosabotaggio, ma in sintesi mi sono accorto che spesso mi blocco da solo. Mi creo delle barriere che non esistono e rimando le cose. Ho paura a espormi. Da un certo punto ho detto basta, voglio capire da dove viene tutto questo. Ciao Giorgia. Eccoci, Ciao. Ciao, scusa ma sono proprio uscito ora di lavoro, guarda, non sono neanche a casa, sono in macchina. Va Non bene. è un problema, non è un problema. Come stai? Dai, bene, abbastanza bene io dico. Raccontami come sono andate queste 2 settimane? Madonna, il tempo vola comunque, incredibile. Quello ti do ragione. No, dai, sono andate che diciamo, mi sono volate, però sono un po' scarico, stanco mentalmente forse, perché arrivo la sera che sono stanco, morto, a volte ho dei momenti no, ma con me stesso, un po' come ci ho avuto il venerdì, che ci abbiamo avuto il venerdì di quella settimana che ci siamo visti, che venerdì sera proprio non avevo più voglia, volevo abbandonare tutti i miei progetti. La sera sono uscito, ma pensavo sempre a ero un pochino demoralizzato. Non so perché, ma mi sentivo così, un po' demoralizzato. Che succede? Riesco a dire di no agli amici per paura di Ma perdermi. a volte in questo periodo, a volte mi riesce dirgli di no, però anche lì magari, cioè, dopo mi chiedono perché non sei uscito? E dovevo fare delle cose, e loro che cose? Cose a casa, cose di grafiche, così. No, cioè, non gli dico cosa? Perché devi dare tutte queste spiegazioni? Non lo so. Perché non sei uscito? Perché infatti l'hai capito, perché l'ultima volta ci eravamo lasciati con un obiettivo che però non mi sono sentito di farlo, diciamo. E c'è stato anche un momento in particolare dove diciamo ho rischiato di essere scoperto. State bene attenti da ora in poi. Perché sabato sarà in macchina mia, c'era quella posizione attuale, io che guidavo tranquillamente, c'era un mio amico qui accanto a me che voleva mettere una canzone da Spotify, però doveva passare YouTube, e io che gli ho fatto va bene, fallo, gli ho detto. E però in quel frangente che io gli ho detto fallo, mi sono ricordato che c'avevo YouTube proprio lasciato aperto prima di partire da casa sulla mia pagina, perciò se lui entrava su YouTube la prima cosa che avrebbe visto sarebbe stato il canale. Quindi la scena è stata praticamente questa: lui che apre YouTube, io vedo l'icona di YouTube che scompare, prendo il telefono, faccio così, gli faccio no, la metto io, vai tranquillo, anche se stavo guidando. Ho fatto questa cosa qui, ho fatto tac, così. Che cosa ci hai avuto paura in quel momento? Non lo so, che ci stavamo dirigendo siccome verso un bar
per poi dopo andare in discoteca, così. Io ho detto, non più che altro forse a lui in particolare, perché era uno forse dei primi a cui lo vorrei dire, le avrei fatto vedere se era una serata normale, molto probabilmente. Non mi sembrava il contesto e il momento per andargli a spiegare un affare così, capito? Diciamo che non era neanche forse mentalmente connesso per capire quello che gli stavo per andare a dire, perciò ho preferito fare questa cosa. Qual è la cosa che ti preoccupa così del venire scoperto? Cioè, se qualcuno dovesse scoprire quello che fai, cosa penserebbe di te? Ho paura di questa cosa io, non so, potrebbe pensare, vabbè, oh, è una sua passione, mi faccio i cavoli miei, me l'ha detta, ciao, arrivederci. Dall'altra parte c'è chi, va bene, la tua passione, però ti guardo con occhi diversi adesso, quell'altro, ah ok, fai questo, non sta zitto, lo va a dire. E quella è la mia paura. Però perché è una cosa, io questo non riesco a comprendere, perché viene visto, perché questa cosa tu la vedi come una cosa così strana. Perché sento che è strana qua, non so come Ma in generale. di YouTube, dei social in generale, dell'esporsi online, No, di fare dove cose vivi tu, nel posto dove vivi tu o in generale è una cosa strana? nel posto dove vivo io, non in generale. Perché Ok. se io mi metto in un'altra parte d'Italia, che ne so, Milano, Roma, Firenze, così, magari metti caso mi rifaccio una vita laggiù, io non avrei vergogna a dirlo. Quella è la mia passione, quella così. È proprio qua, la mia zona qua che mi fa paura. È mai successo che qualcuno facesse una cosa simile alla tua? Sì, chi ci E che gli hanno detto? chiunque ci prova, ma magari senti discorsi da fuori o da cosa, ma va da questo qui cosa fa, cioè va a Vischero, va da Cretino, che va a lavorare, c'è gente come il mio amico che è proprio successo l'episodio sabato sera, magari che è uno di quelli più aperti e dice ma ci guadagna la sua passione, che chi ne deve fregare. Per quello vedo che è uno di quelli più aperti, per quello sarebbe anche lui uno dei primi che lo dico, capito? Però questo è molto importante, no? Perché sicuramente, cioè, condividere video su YouTube per te è mostrare chi sei veramente, perché penso chi è il vero Luca? Quello che si mostra agli amici o quello che si mostra su YouTube? È un po' entrambi, il vero Luca è entrambe le cose, solo che da una parte è al 100%, l'altra è al 98%. Ok, perché? Perché da una non ho filtri, cioè in una non ho completamente filtri, si vede chi sono, si vede cosa faccio e sanno tutte le mie passioni. Dall'altro vedono chi sono, sanno cosa faccio, ma non sanno tutte le passioni completamente, capito? Ok. E su YouTube chi sei? Sono il ragazzo con delle passioni che gli garba fare, che gli garba mostrare. Ciao Luca! Com'è? Vedi questo? Com'è? Bene, tu? Tutto bene, dai. Fine sì, però poi ti racconto. C'è tanto da raccontare. Tanto, bene. Come stai innanzitutto? Proprio piccolo, recapito un po' su come stai, poi vi raccontiamo nel dettaglio. No, oggi in generale bene, ma in generale tutti gli altri giorni bene, cioè è che ho grossi pesi, diciamo. Per fortuna che mi sono segnato tutto, perché se no la mia testolina esplodeva. Allora, il 21, ecco, iniziamo subito, notizia bomba. L'ho detto a qualcuno. Avevi in mente quel mio amico che ti avevo già detto che quella sera che ero in macchina o gli avevo tolto il telefono perché era sulla pagina del canale YouTube, ti ricordi? Qualcosina? E niente. Porco, disse cosa è appena successo. Sono senza parole. Cioè, ho appena detto a un mio amico tutta questa cosa dei social. Mi sento benissimo. Lui l'ha presa bene. Mi ha detto se è il mio sogno d'altronde, di proseguire su quello. Cioè che è vero, qua dove stiamo noi forse quella cosa non viene tanto accettata, però non viene capita più che altro. Devo continuare. Ha detto che se mi piace fare quello devo fare quello, che gli amici che lui c'è per me, io gli ho ribadito la stessa cosa per lui. Eravamo qui da soli a un parco, lui si è iniziato ad aprire con me sulle sue passioni. Allora io ho iniziato a parlarne a mia. Ho girato il telefono col 2%, gli ho mostrato quello che facevo e niente, sento felicissimo di aver detto queste cose. Non vedo l'ora tra l'altro di dirlo alla psicologa, cioè la chiamerei ora.
che sono le 11 di sera. E niente, mamma mia soddisfazione. Via. Mi sembra il momento giusto. E comunque con un po' di ansia e tutto, gliel'ho detto. Ho girato il telefono con... cioè il bello che praticamente lui non so come mai, ma un po' è come se lo aspettava. Vabbè, come è stato parlarne? Mamma mia, te non puoi capire il peso. Non te lo riesco a descrivere, è come... cioè, sono senza parole, non riesco a spiegare anche nemmeno quello che sto provando. Sto provando paura che lui lo dica a qualcuno, ma anzi mi sento più sollevato. Forse da averlo detto a qualcuno e che questo qualcuno non l'abbia presa male, ma anzi mi ha detto che se la voglio fare di continuare. Mi viene da piangere quasi, però non so come mai. Sono felice comunque da un lato e forse questa la considero anche una vittoria per me. Iniziare con qualcuno, aver iniziato a parlarne con qualcuno, non so come mai. Mi dispiace tra l'altro non averla ripresa, ma ho il telefono scarico, infatti ora sto andando con il cavo della macchina. Perciò ero tipo lì, ma davvero l'ho fatto? Ma come l'ho fatto? Ma perché l'ho fatto? Perché l'hai fatto? Non lo so, perché forse lui si è aperto con me comunque su una cosa che diciamo la sapevano in pochi in quel momento, cioè anche ora credo che la sappiamo pochi perché non glielo sentito più dire. E tanto c'era la sola, ho detto amen, tanto prima o poi con qualcuno devo iniziare a parlare e quindi ho iniziato a parlare con lui. 24 così ho passato una bellissima giornata con i miei amici sul Monte Forato, che tra l'altro era la prima volta che andavo a fare un giretto in montagna io. 26 io avevo fatto un mini video così in stile TikTok, ma l'avevo fatto senza niente che della giornata in montagna. L'ho mandato a quell'amico mio che ne avevo parlato, l'ho mandato un altro che sarebbe stato il secondo opzionale, mettiamo così. Il primo mi ha detto spacca, bravo, e quell'altro mi ha detto alieno e mi hanno detto, gli ho detto quasi quasi l'ho messo su TikTok, lo metto su Instagram e loro sì vai. Insomma anche tanta altra gente dopo, ma gli è piaciuto il video, anche gente che non l'aveva visto su TikTok mi diceva mettilo su TikTok e fai milioni, se milioni, non l'ho fatti milioni, se no... No, ma comunque questa cosa mi ha fatto sentire alla fine felice e come di soddisfatto. Quindi i tuoi amici capiscono? Sembra di sì, dipende dopo. Vabbè, cioè, ti stai esponendo un po' di più, il fatto che tu ti stia esponendo un po' di più come ti fa stare? No, quello bene, e anche che questa cosa sia apprezzata comunque anche il lato. Certo, anche perché se non ti esponi come fai Sì, a farti conoscere? Sì. Anche perché tu, cioè, poi se lo vuoi far diventare un tuo lavoro, può essere che tu lo vuoi fare solo per passione, però anche farlo per passione devi avere un pubblico, qualcuno che ti vede, qualcuno che ti incoraggia. Sì, ti ho ragione. I tuoi genitori non mi detto lo sanno loro? YouTube no. 7, ecco, qui il primo punto dolente della nostra storia. Ero in macchina con quell'altro amico che gli avevo mandato il video, che mi aveva detto alieno, e stava ritornando un calcetto in tutto ciò. Gli avrei voluto dire all'andata torno, solo che non me la sono sentita. Non so il bene il perché, ma a un certo punto non volevo più dirglielo e forse avevo paura del giudizio che avrebbe potuto dare. E ti ho già detto, avrei potuto avere ancora più cosa a ritorno perché mi ricordo che abbiamo fatto un viaggio di 15 minuti in macchina in silenzio totale, quindi avrei avuto proprio così entrata libera per iniziare a parlare. Però per la stessa ragione non l'ho fatto. Ed è proprio così che si manifesta l'autosabotaggio o la paura del giudizio di altre persone. Ti crei dei film in testa che magari non esistono, ma tu in quel momento o in quell'occasione, quando devi dire certe cose, dai retta a quei film. Paura del giudizio. Cosa? Paura del giudizio? Questo tuo amico, no? Sì. Però perché di questo tuo amico hai paura di essere giudicato? Perché dovrebbe giudicarti? Perché sono accorta che con l'altro tuo amico lui ti ha dato un pezzettino di sé e tu quindi gli hai dato un pezzettino di te. Quindi tutta questa parte del un po' confidarsi, no? Sì. Il fatto che lui ti ha detto cosa voleva fare della vita, ti ha dato lo sprono per farlo. Ma perché con quest'altro tuo amico non ti senti al sicuro? Non ti senti sicuro, non so di cosa? Allora, perché una cosa di sicuro che mi blocca e so come sono fatti, essendoci amico ovviamente, so come sono fatti di carattere sia uno che l'altro, quindi so che uno è già più aperto mentalmente, l'altro la vede già, dice va bene, però non lo so.
è tipo quello lì. Quindi poi più che altro quell'altro magari è più bravo anche a comunicare le cose, so che comunque è un po' più simile a me, mi si apre di più. Quell'altro è un po' più menefreghista magari, però comunque è un ragazzo bravo, gentile, per amor di Dio e tutto. Però capito, c'è questo lato qui che magari, come dire, non lo capirebbe forse, cioè da un lato lo potrebbe accettare ma dall'altro lato no. Vabbè, se non lo capisce, perché questo è importante che lui lo capisca e lo accetti. Nel senso, alla fine la vita è la tua, cioè tu non sei libero di fare quello che ti pare. Sì, sì. Cioè, perché bisogna che questo tuo amico sia d'accordo con quello che fai? Quello che fai. Cioè, alla fine può anche non capirlo, ma perché dovrebbe accettarlo lui e lui? Cioè, fondamentalmente la vita è la tua, che gliene frega di quello che fai tu. Sì. Magari lo capisce, però accettarlo. Sì, sì, ho capito quello che vuoi dire, così. Alla fine, se non capiscono, qual è il problema? Perché se il mio amico non capisce è così spiacevole per me? Perché ho paura di perderlo, più che altro. Però la vostra, quindi significa che la vostra amicizia è fragile. Perché dovresti perdere? Non so giudicarti se l'amicizia, le mie amicizie quanto sono, cioè, ti posso dire che sì, ci esco tutti i giorni e tutto, ma so se una cosa potrebbe, un evento, metti caso, chiamiamolo evento, potrebbe anche cambiare leggermente il giudizio e pure leggermente il rapporto. Quindi sono così fragili le tue amicizie che alla fine, ti ripeto, cioè ognuno, cioè la mia amicizia, anche se le mie amiche non sono d'accordo con me, rimarranno per sempre mie amiche. Sì, cioè, sì. Insomma, ti faccio un esempio, no? Che ne so, vado da una mia amica e gli dico: ho tradito il mio compagno. Ok. Mi dice: io non sono d'accordo, ho fatto una stronzata, però poi comunque mi rimane vicino. Sì, sì. Non lo capisce, ma lo accetta. Mi dice: io non capisco come sia possibile, però la vita è la tua, anche se non d'accordo con quello che io ho fatto. Io sì, ho capito, e cioè il mio problema è superare quell'ostacolino di dirglielo. Perché se, cioè, queste paure che ti ho detto l'ho avute anche con quello di prima. Nel frangente che io giravo il telefono ero lì, dicevo ecco ora mi guarderà in modo diverso, e così ha reagito bene. Quindi quelle paure lì si sono annullate dal nulla e devo cercare di superare questo ostacolino qui da dirglielo, tanto la vita è la tua. Esatto, la vita è la tua, lui può non capirlo, Sì, ma sì. alla fine, cioè, lo accetterà per forza, cioè nel senso, Sì, sì. fondamentalmente mi gliene frega di accettare una cosa oppure no. Sì, sì. La vita è quando della vita ci fai quello che ti pare. A un certo punto della seduta la psicologa mi fa una domanda che definisco bellissima forse, cioè definiscimi persona strana. Questa è stata la mia reazione. No, cioè, è un po' cioè, oddio, che ha un atteggiamento o un qualcosa da fare o un'attività strana, cioè vedi che torno sempre lì, ma diversa dal normale, diversa dal solito comune. Qual è una persona che è strana? Nessuno, perché io sono un libro aperto, voglio imparare tutto. Però quando dici strano, no? A parte è una parola che usi spesso. Io strano è una parola che uso spesso, un pochino forse. Ok, quando dici strano, no? Quindi che tipo di persona immagini? Una persona pazza. Pazza. Ok, ma non ti viene in mente nessuno che ha detto: Dio, che persona strana? Cioè, non c'è nessuno che reputi strano totalmente normali. No, perché qualunque cosa che tu facci nella vita, cioè alla fine non ti vengo a giudicare se sei strano o no. Tu scelta, già arrivederci. Finché mi rompi le palle a me. No, perché se tu pensi così, gli altri possono pensare la stessa cosa. Potrebbero pensare la stessa cosa, ma questa definizione di strano, che, cioè, definiscimi persona strana, cioè la vorrei era a loro anche. Magari loro la pensano come te, che per loro niente è strano. Cioè, è questa la mia cosa, perché io non so definirtelo praticamente cosa è strano per me. Perché ti ho detto, io accetto tutto, tutti. Prima domanda che dovrei fare io a loro: cos'è per te una persona strana? Guarda, io stasera te lo giuro, io stasera vado giù, tanto dopo esco perché c'ho voglia tanto. Bravo. Vado giù, la prima domanda: ragazzi, mi definite persona strana? Mi hanno fatto una domanda oggi: definitemi persona strana, perché io non ho saputo dare una risposta. Voglio sapere che mi dicono, sono curioso della risposta. Allora vivi in un paesino dell'800 praticamente. 900.000 forse li darei. La mentalità è tanto quella, ti posso dire, però la verità. Lo sapete la risposta in maggioranza ricevuto qual è stata? Uguale alla mia. Ho fatto questa domanda a 10 persone e nessuno è riuscito a descrivermi una persona strana.
E tu come la descriveresti una persona strana? Scrivimelo qui nei commenti. 2 mesi fa non riuscivo neanche a immaginarlo, magari di dirlo a qualcuno. Avevo paura del giudizio, di essere visto diverso, di perdere qualcosa. E invece forse quella sera in macchina ho capito una cosa. La paura del giudizio occupa molto più spazio nella testa di quanto mi occupi nella realtà. Il percorso è ancora lungo e con la psicologa non sto parlando solo di questo ovviamente, ma qualcosa si è mosso e questa alla fine era solo la prima parte. Poi dipende anche tu come te lo vivi il diverso. Ti ripeto, cioè gli altri possono non condividere, alla fine la vita è la tua. Sì. Cioè, sti cazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io sono Luca e ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!